Pronti? L'ultima prova. Vieni, Giulietta. Rosa aurata. Un bellissimo esemplare. Nella mia villa a Madrid avevo un'intera siepe di queste rose. I fiori sanno essere molto riconoscenti a chi li ama così. Guarda per aria. Lei deve essere piena d'amore per poter donarne tanto. Vai Gianni, vai Giannino. Guarda sempre la mia mano. Vieni, vai menicuccio. Rosa aurata. Un nome che è quasi un bel verso. Anch'io ne coltivavo una volta. Il mio giardino a Cordoba era famoso. Lei è molto fortunata. I fiori sono grati a chi ha cura di loro. C'è questo incontro nel 41, Federico prende questo treno che parte da Rimini quando aveva 19 anni con i buchi nelle tasche, quindi vuol dire che c'era poco in tasca, ma era un genio, quindi faceva caricature, lavorava al Marco Aurelio, lavorava per Leia, lui scriveva questo Cicco e Pallina, che era questa commedia radiofonica, e la sua pallina era appunto Giulietta. Federico disse per tutta la vita è che lui, il giorno che ha incontrato Giulietta, quello è stato il giorno più importante della sua vita. Eravamo due poveracci, proprio senza una lira, andavamo a mangiare in una latteria in via Frattina e ci eravamo accattivati la simpatia della cuoca. Ordinavamo uno spaghetto e lei sotto ci metteva 2 bistecche e 2 uova. Io e Federico Fellini facevamo lunghe passeggiate la sera. Sognavamo, parlavamo di aspirazioni, progettavamo di diventare io un grande attore e lui sosteneva sempre, dice, ti assicuro Albè che io un giorno diventerò un grande regista. Solo che lo dovevo sostenere, aveva fame, gli era rimasta solo una testa così piena di capelli su un corpo che ormai non si sosteneva più perché era debole, deperiva di giorno in giorno e io non potevo fare niente per lui. E poi arrivò il suo angelo Salvatore, conobbe una ragazzina che faceva la radio, si chiamava Giulietta, lui scrisse per lei una rubrichetta alla radio e si fidanzarono. Lei da buona emiliana cominciò a cucinare agnolotti, lasagne, tortellini e cominciò a ingrassare Federico. Cominciò a camminare da solo, cominciò a scrivere e cominciò a lavorare. Tutto quello che vi racconteranno che non sia quello che vi ho raccontato io probabilmente non è la verità. E sapete perché? Perché probabilmente gliel'ha raccontata lui. Loro si sposano nell'appartamento di Giulietta, stiamo parlando che eravamo in periodo nel 43, loro sono sposi di guerra, no? Roma città persa. Ci sono dei momenti che non ne posso proprio più. Fascino d'amore, vuoi donare al cuore, e non vuoi nulla più. Luci del varietà, quelli che guardi aurati, presi di baci.
Alberto. Alberto. Alberto, non dire alla mamma che mi hai visto. Avevi detto che tutto era finito con quello. Alberto, senti. Lasciami. Deux touristes enfin, dans la frénésie de Cannes, sont passés inaperçus. Ils sont pourtant parmi ceux qui représentent ici le mieux le cinéma et par la même occasion le meilleur cinéma. Giulietta Masina et Federico Fellini sont en effet la vedette et le metteur en scène de ce petit chef-d'œuvre qu'est la Strada. À la fin du film, j'avais les complexes de Jasmine. Jasmine, c'est l'héroïne de votre film, oui. C'est Gelsomina. Oui. Et j'avais les complexes. Vous avez compris ce que je veux dire. Les complexes, je ne suis pas capace. Je ne sais pas sortir complètement du personnage de Gelsomina. Parce que le personnage de Gelsomina, ce n'est pas un personnage qu'il est né dans un scénario. Oui. Oui, merci. Ces mots italiens, c'est très difficile à prononcer. Oui, oui. Dans un peu de temps. Mais c'est un personnage qui est né avec beaucoup d'expérience pour moi comme actrice et pour mon mari qui c'est le maître en scène du film. Fa solo quello che ti dico io. C'est très difficile dans la carrière d'une actrice trouver des personnages comme celui-là, n'est-ce pas? Mais je pense que je vais tourner maintenant un autre film avec mon mari Federico Fellini, Il bidone. La Titanus ha il piacere di presentarvi alcune scene del film più importante realizzato da Federico Fellini. Che succede? Questo signore è un truffatore, bisogna portarli in questura. State Calmati, fermi. Giorgio, calmati, Ho sta detto buono. fermi. Fermi. Basta, insomma, basta. Vai a casa. Andiamo. Vai a casa. Et après le bidon, je dois faire un autre personnage féminin très, j'espère, très important avec Federico. Ce n'est pas Jasmine, mais c'est un autre personnage très... Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez déjà en parler? Vous ne voulez pas? Non. Puis on ne veut pas vous obliger, non. J'ai On n'est pas là pour préféré. mettre le couteau sur la gorge aux gens. Puis on préfère vous revoir pour que C'est vous en un parliez. projet, c'est une idée, c'est un peu difficile parler d'un personnage qu'il n'y a encore pas de caractère précis. Il piacere è tutto suo, mi creda. E adesso che le presentazioni sono state fatte, io vi lascio soli. Questo è un bellissimo giardino, tranquillo, tutto fiorito. Voi potete parlare, confidarvi, nessuno vi ascolta. Signorina, non vede che Oscar le offre il braccio? Andiamo, signorina, gli dia il braccio. Non c'è poi niente di male. Ma così, l'ho appena conosciuto. Penso che l'uomo abbia una difficoltà a parlare, a rappresentare la donna, in quanto la donna, come dice Jung, è proprio situata là, in quel punto dove comincia la zona oscura dell'uomo, cioè la sua oscurità, la sua parte di ombra. E quindi ecco la difficoltà di poterla proiettare oggettivamente, obiettivamente. In fondo un uomo parlando della donna non fa che parlare proprio della sua parte più tenebrosa, meno lucida, meno razionale. Credo questa qui, che non è dico un'interpretazione mia, ma ti ripeto è dello psicologo Jung, mi sembra particolarmente colpito
non soltanto per la sua esattezza psicologica, ma anche perché mi sembra un'intuizione poetica molto profonda. Lo segno. E lui qui ti riempie con di sangria. Lo assaggi, si buono, che cos'è? Dico, si chiama sangria, la cosa dell'oblio. Ah, felice dell'oblio, Dopo quando poi dico là... vuole ancora? Sì. E quando lui dice tutta quella cosa dell'oblio, eccetera, io devo rimanere un po' imbarazzata. Ascolti un po'. Ecco, l'assaggi e mi dica se è al punto giusto. È buonissima. Come si chiama? Sangria. È una bevanda meravigliosa. Beva ancora. Ma Pasquale, dimmi se è giusto così. Benissimo, altrimenti avrei parlato. La mano la vedi? No. È spagnola. Ecco, adesso la vedo. Del Zagarolo. Smoke, fingi di bere. Ancora, quando io ti dico là, guardi qua, c'è Piso che arriva, eh? Vabbè, giriamo. Prego, l'assaggi e mi dica se le piace. È buonissima. Com'è che si chiama? Sangria. Dicono che toglie ogni sete in chi la beve. Anche quella sete che mai si confessa. La chiamano la bevanda dell'oblio, infatti. Now, this, in 8½, and Giulietta, you have gone into this world and you have shown this element of reality. Do you imagine in the future that, say in your next film, that you will return to the exterior historic reality, or that you will have the two aspects? I think that even if this road maybe is dangerous, I think that when one has had the intuition or the feeling, or one has opened that little door, I don't think that it can come back. I think that it's necessary to try to go on. Ginger e Fred! Salite! Sapete quanti anni hanno questa signora e questo signore? No, stavo per dirvelo, ma ho fatto un patto con Ginger di rivelarvi la loro età soltanto dopo che li avrete visti danzare. Ed ora, nel loro straordinario numero di Tip Tap, ecco a voi Ginger e Fred! Addio. Fred! I would like, naturally, first of all, to thank all the people that have worked with me. I can not nominate everyone. Let me make only one name of an actress who is also my wife. Thank you, dearest Giulietta, and please stop crying. Grazie. Quanti anni sono di matrimonio? E beh, fra un po' sono 50. Sono tanti. 50? Un Oscar per ogni decennio. Bello. Federico se l'è guadagnati. È una bellissima storia la vostra. Grazie. Beh, per me Federico, per me in maniera particolare, io parlo per me, non voglio parlare per Federico. Sì, è una storia molto bella, la quale ancora oggi
Non dico che non riesco a crederci, ma vorrei che non finisse mai. Buonasera.